Salve a tutti! Continuiamo oggi a parlare del convertitore a mezzo ponte con l'ultima parte dedicata all'errore principale che è stato commesso nella realizzazione del progetto. Ma per capire bene di che tipo di errore si è trattato, dobbiamo prima analizzare quelli che sono i fenomeni di reverse transfer capacitance and cross conduction. Supponiamo di avere un MOSFET ideale, quindi stiamo parlando di un interruttore perfetto e le forme d'onda che vedremmo su questo interruttore sarebbero quella relativa al segnale di gate source, quindi quando la tensione aumenta avremmo che l'interruttore si accende istantaneamente e quindi istantaneamente la tensione di drain source cala, quindi raggiungerebbe una tensione pari a quella che si ha sul source. Mentre quando la tensione di gate source scende, quindi andiamo a spegnere il MOSFET, la tensione drain source istantaneamente sale e quindi si riporta a quella che è la tensione di alimentazione dell'interruttore. Adesso invece supponiamo di avere un MOSFET reale. Quello che succede è che a causa di alcune caratteristiche fisiche del componente, quindi prenderò solo in considerazione alcune, avremo che ci saranno delle capacità parassite fra i vari piedini del MOSFET, quindi ci sarà una capacità parassita gate source, una capacità parassita gate drain e una capacità parassita drain source. Le capacità principali che in questo momento a noi ci interessano sono quella relativa al gate source e quella relativa al gate drain. Quindi, osservando questa curva di carico relativa alla tensione di gate source, abbiamo che quando accendiamo il gate, quindi tendiamo a dare tensione, a causa della presenza di questa capacità, quindi di gate source, non può essere istantanea come al caso precedente, quindi inizia ad salire lentamente. Arrivati in questo punto però succede qualcosa di strano che viene chiamato plateau, ovvero in questa situazione abbiamo che essendo che il MOSFET inizia ad accendersi come si può vedere sulla curva di sopra, quindi quella relativa al drain source, otteniamo che la capacità gate drain inizia a scaricarsi, quindi inizia ad essere collegata col source e quindi le cariche che entrano nel gate non solo devono caricare questa capacità, ma anche quest'altra. E quindi otteniamo come risultato questa zona di plateau. Una volta che il MOSFET risulta totalmente acceso, abbiamo che le cariche che entrano nel gate andranno semplicemente a caricare nuovamente solo la capacità gate source e quindi riotteniamo la retta che avevamo nel primo tratto. Successivamente, in modo simmetrico, rivediamo gli stessi fenomeni per quanto riguarda lo spegnimento del MOSFET. Quindi in questo tratto abbiamo solo la scarica della capacità gate source, dopodiché in questa nuova zona di plateau abbiamo che oltre alla scarica del gate source abbiamo la carica del gate drain perché il MOSFET si sta spegnendo, quindi la tensione aumenta ai capi del drain source. Una volta che la tensione sarà ritornata a quella di alimentazione del MOSFET, abbiamo che la curva di scarico ricontinuerà con la stessa pendenza di
questo tratto precedente. E quindi, in questo modo molto semplificato, è stato spiegato il perché le curve di accensione e di spegnimento del MOSFET assumono questa forma. Capito questo, però, adesso sorge una domanda. Infatti, quello che abbiamo visto finora è cosa succede quando varia la tensione ai capi del gate source del MOSFET. Ma che cosa succede se la tensione di gate resta costante e a variare è la tensione drain source del MOSFET? Osserviamo la seguente rappresentazione di uno stadio a mezzo ponte. Quindi qui abbiamo le due tensioni che escono fuori dal driver. Queste sarebbero le due resistenze di gate che supponiamo essere uguali, e poi abbiamo i due MOSFET, quindi quello low side e quello high side. E qui ci sono rappresentate le capacità parassite di cui abbiamo parlato nel precedente foglio. E qui incontriamo la massa del circuito, la tensione di alimentazione e il nodo switching. E andiamo adesso a analizzare quelle che sono le forme d'onda che vedremmo ad uno oscilloscopio. Quindi in alto ho riportato le due tensioni in uscita dal driver, quindi V1 per il lato low side e V2 per il lato high side. In quest'altro grafico ho riportato la tensione di gate source dei due MOSFET, quindi G1 per il lato low side e G2 per il lato high side, quindi relativi alla tensione vera che si legge dopo la resistenza di gate. E in quest'ultimo grafico invece ho riportato la tensione sul nodo switching, quindi qui abbiamo la tensione VCC, mentre qui abbiamo la tensione di massa, quindi pari a 0. Iniziamo ad analizzare questi grafici in modo temporale, quindi da sinistra verso destra. Nella prima fase abbiamo che troviamo il comando del low side basso e il comando dell'high side alto, quindi in questo momento è acceso il MOS superiore, quindi anche la tensione di gate 2 è alta e la tensione del nodo switching è alta. Continuando abbiamo che la tensione di driver si abbassa perché deve iniziare il ciclo basso e quindi porta la tensione high side a 0. Quindi la tensione di gate del MOS alto inizia a scendere, abbiamo la zona di plateau e poi di nuovo un'altra discesa lineare fino a raggiungere la tensione di 0, quindi la tensione relativa tra gate e source del MOS alto in questo punto è pari a 0. Continuando ad andare avanti, abbiamo che dopo il dead time il driver del lato basso si alza, quindi porta la tensione al massimo per accendere il MOSFET low side. Quindi in questo punto inizia la salita della tensione di gate del MOS basso. E arrivato alla zona di plateau, notiamo che la tensione del nodo switching inizia a calare, quindi per portarsi alla tensione di massa. Ma ecco che succede un fenomeno strano, ovvero che la tensione misurata ai capi del gate source del MOS alto tende ad aumentare. Ma perché succede questo fenomeno? Perché a causa delle capacità parassite, quindi gate source, ma soprattutto quella gate drain, abbiamo un trasferimento di carica capacitiva che fa aumentare la tensione sul pin di gate e la fa salire fino a valori che potrebbero arrivare alla tensione di threshold del MOSFET e quindi potrebbero parzialmente accenderlo. Ed è proprio qui che è successo il problema. Infatti, se le resistenze di gate non sono sufficientemente piccole per evitare
l'insorgenza di questo problema, abbiamo che in questa frazione del ciclo di lavoro c'è una cross conduction, quindi il MOSFET basso è quasi totalmente acceso, quello alto tende ad accendersi e quindi abbiamo un cortocircuito diretto verso massa, che è un fenomeno altamente dissipativo, ma soprattutto molto pericoloso perché potrebbe distruggere gli attivi. Continuando sulla linea temporale, notiamo che alla fine, in modo ripetitivo, abbiamo che la tensione di gate del MOSFET basso inizia a calare perché si spegne per dare la possibilità di riaccendere quello alto. Continuando ad andare avanti sulla linea temporale, noteremo che dopo un tempo di accensione del MOS basso, questo si spegne nuovamente per dare la possibilità di riaccendere quello alto. Quindi in modo simmetrico abbiamo lo spegnimento del driver basso che porta la tensione a zero, quindi la tensione di gate del MOSFET basso tende a diminuire lentamente e poi, arrivati in questo punto, abbiamo che si spegne totalmente. Successivamente, superato il dead time, abbiamo la riaccensione di quello alto. Quindi, lentamente il gate, la tensione di gate del MOSFET alto inizia ad aumentare, quindi anche la tensione del nodo switching aumenta ed ecco che si ripresenta lo stesso fenomeno che abbiamo visto prima, ovvero la tensione gate source del MOSFET basso tende anch'essa a riaumentare. E le cause sono praticamente identiche, perché a causa delle capacità parassite del MOSFET si ha un trasferimento di carica capacitiva che fa aumentare la tensione gate source e che quindi potrebbe arrivare alla tensione di threshold del MOSFET nel caso in cui sempre la resistenza di gate non sia sufficientemente piccola. E quindi anche in questo caso abbiamo il pericolo di cross conduction. E quindi, come risulta evidente da questi grafici, abbiamo che la fase critica di un mezzo ponte è proprio la riaccensione degli attivi, perché provocano un brusco cambiamento di tensione sul nodo switching che tende a riaccendere il MOSFET opposto. Ed è proprio questo il problema che succedeva nel convertitore a mezzo ponte che ho realizzato, in quanto la resistenza di gate era molto elevata, ma soprattutto era un fenomeno che si amplificava quando andavo a montare due MOSFET per lato, quindi essendo che le capacità parassite raddoppiavano, questo fenomeno si evidenziava maggiormente e quindi mi sono accorto del problema perché era più visibile, ma era sempre presente anche quando montavo soltanto una semplice coppia di MOSFET. Mentre per quanto riguarda l'IGBT sembrava essere un problema poco importante e adesso andremo a capire perché. Per risolvere il problema di cross conduction dovuta alla riaccensione degli attivi, sono andato ad inserire dei circuiti ausiliari di turn-off realizzati con un PNP messo fra il gate e il source e questo diodo che serve di protezione per la base in quanto la riaccensione del driver provocherebbe una tensione di base emettitore superiore a 7 volt, quindi si andrebbe a bucare il transistor e grazie a questo circuitino ausiliario sia per il ramo inferiore che per quello superiore ho risolto il problema e quindi su quei francobolli che vedevate sopra la scheda di primario in pratica era realizzato questo circuitino di turn off. Per quanto riguarda invece il motivo
per cui gli IGBT sembravano indifferenti a questo problema, andiamo a vedere la seguente tabella di classificazione che ho realizzato qui sotto. Come possiamo vedere, per i più importanti dispositivi utilizzati nell'ambito di potenza, abbiamo che la tensione di soglia è superiore per l'IGBT, che risulta essere uguale a 6-8 volt. Poi troviamo i MOSFET, dove la tensione di soglia risulta essere nel range 4-5 volt, e infine troviamo i GaN, dove la tensione di soglia è di 2-3 volt. Quindi diciamo che osservando questa classificazione si capisce che soltanto basandosi su questo valore abbiamo che gli IGBT risultano essere meno sensibili a questo problema, mentre più sensibili risultano essere i GaN. Invece, per quanto riguarda una classificazione di questi dispositivi in base alla reverse transfer capacitance, quindi in pratica la capacità gate drain, abbiamo che in testa troviamo i GaN con capacità piccolissime nell'ordine di 10 picofarad, poi troviamo gli IGBT con capacità dell'ordine di 100 picofarad e infine ci sono i MOSFET, dove si può raggiungere una capacità di 1 nanofarad. E quindi, facendo un sunto delle prestazioni riportate in queste due classificazioni, abbiamo che gli attivi più resistenti a questo tipo di fenomeno risultano essere gli IGBT e i GaN, mentre per quanto riguarda i MOSFET, questi risultano essere molto suscettibili a questo fenomeno e quindi al pericolo di cross conduction. Ecco spiegato il perché quando sono andato a montarne due, diciamo che ho peggiorato tantissimo quelle che sono le capacità parassite e quindi in pratica questo fenomeno si manifestava in tutta la sua distruttività. Molto bene, quindi questo è stato l'errore principale del progetto e che mi ha dato molto da fare, e quindi ho preferito parlarne visto che si tratta di comunque un fenomeno molto importante e in modo che anche voi quando progetterete un mezzo ponte siete coscienti di questa situazione e quindi non rischiate di trovarvi in situazioni, diciamo, distruttive. E poi, soprattutto, si tratta di una situazione abbastanza difficile da catturare con un oscilloscopio, quindi ho ritenuto giusto parlarne in modo molto approfondito. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!